occhiali da sole, cappellino in raffia all'uncinetto comodissimo e in ultimo ma non per importanza l'accessorio protagonista di oggi. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò appunto l'accessorio protagonista di quest'oggi. Questa bellissima borsa, super pratica, comoda e capiente, ma anche molto facile e veloce da realizzare dalla forma inusuale, guardate che bella! Insomma, almeno è diversa dalle solite che siamo abituate a vedere. Ho utilizzato della raffia, in totale 250 grammi e ho realizzato proprio questa bellissima borsa da portare in vacanza, da utilizzare anche per andare in spiaggia, perché no, volendo un telo sottile microfibra all'interno ci va, più tutti i vari oggetti che siamo soliti portarci in spiaggia, ma non solo, va bene anche per una passeggiata. Per questo progetto credo di aver utilizzato l'uncinetto 4,5, 5, 5,5, ma vedrete tutto nel tutorial perché passo passo vi guido alla sua realizzazione. Adesso non ricordo perché l'ho realizzato un bel po' di settimane fa, quindi non ricordo tutto nel dettaglio. Ed infine ho utilizzato un bottone magnetico direttamente da cucire all'interno, giusto per chiudere la mia bag, perché ha un'apertura ampia. Viene realizzata in un unico pezzo, anche questo è un progetto alla portata di tutti, soprattutto delle principianti. E anche qui ribadisco che questo progetto può essere realizzato con qualsiasi altro filato materiale, che può essere juta, cotone, cordino, insomma potete sbizzarrirvi. Quello che avete a disposizione occorrono 250 grammi grosso modo. Se vi ritrovate questa quantità o non ve la ritrovate, potete anche mischiare i colori e quindi fare un mix, fare anche una borsa di recupero, perché no, più colori utilizzate più bella verrà. Poi non occorre altro, questo è il minimo ed indispensabile. Spero che la bag vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti, sono molto curiosa di sapere sia cosa ne pensate, sia se proverete a realizzarla. Se lo fate, mi raccomando, aspetto le vostre foto, per la precisione aspetto le vostre menzioni sui vari social, così non mi sfugge il vostro progetto e posso dirvi insomma anche cosa ne penso. A questo punto direi che possiamo passare direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Faccio un anello magico avvolgendo la raffia in questo modo, formando proprio una X. Inserisco l'uncinetto al centro e prendo la raffia. Blocco con una catenella e all'interno dell'anello magico vado a lavorare dei gruppi di punti alti. Il primo lo sostituisco con i due punti bassi, uno lavorato sull'altro. Aggiungo altri due punti alti per un totale di 3. Faccio una catenella, una seconda e una terza. 3 punti alti più 3 catenelle lo ripetiamo per altre 3 volte per un totale di 4. Devi avere questo lavoro, 4 gruppi di punti alti e 4 archetti da 3 catenelle. Concluderai il giro con le ultime 3 catenelle. Una volta fatto questo, possiamo tirare la raffia dietro dell'anello magico e chiudere il nostro cerchio. Chiudiamo anche il giro nel primo punto alto o, se avete fatto le 3 catenelle, nella terza catenella con punto bassissimo. Ci spostiamo nel primo arco di 3 catenelle con dei punti bassissimi che faremo nel secondo, nel terzo e nell'archetto stesso. Giunti nel primo archetto ripartiamo con il secondo giro. Catenella, un punto basso sull'altro per sostituire il primo punto alto, più altri 2 punti alti per un totale di 3.
siamo nell'angolo per cui facciamo il primo angolo del secondo giro. Aggiungiamo 3 catenelle più 3 punti alti nello stesso arco. Passo direttamente all'angolo successivo e ripeto 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti nello stesso arco. Anche il secondo angolo è stato realizzato. Ripetiamo lo stesso lavoro sugli altri 2 angoli che ci rimangono. Durante il secondo giro devi ottenere questo risultato: 4 angoli costituiti da 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Ho terminato il giro, lo vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Per il terzo giro ripeto quello che ho fatto durante il secondo, mi sposto nel primo arco di 3 catenelle con punti bassissimi. Da qui riparto per il giro numero 3, catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, nello stesso arco lavoro altri 2 punti alti per un totale di 3 con il primo fatto, 3 catenelle di separazione e di nuovo gruppo di 3 punti alti nello stesso arco. Lavorato il primo angolo del terzo giro, andiamo a lavorare un gruppo di 3 in questo spazio tra un gruppo e l'altro del giro precedente prima di andare a lavorare il secondo angolo. Questo lavoro lo ripeteremo sugli altri 3 lati. Intanto lavoriamo il secondo angolo con 3 catenelle e 3 punti alti. Un gruppo di 3 nel secondo lato, tra un gruppo e l'altro al di sotto. Prendo il filo e passo al terzo angolo. Ripeto nuovamente l'aumento. E ripeto nuovamente il gruppo di 3 nel terzo lato. Ultimo angolo, ripetiamo l'ultimo aumento.
ultimo gruppo di 3 nel quarto ed ultimo angolo. Chiudiamo anche questo terzo giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Giro numero 4, mi sposto sempre nel primo angolo con i punti bassissimi. Ovviamente da qui ripartiamo. Catenella, andiamo a lavorare il primo gruppo di 3 dell'angolo. Lavorato il primo angolo, andiamo a lavorare il primo lato. Come notate non abbiamo più un solo spazietto come nel giro numero 3, ma ne abbiamo ben due. Di giro in giro ovviamente ci ritroveremo uno spazietto in più da lavorare. Lavoreremo quindi un gruppo di 3 punti alti in ciascun spazio. Spazio successivo, un gruppo di 3. E adesso andiamo a lavorare l'angolo. Bene, adesso ripetiamo lo stesso lavoro nel lato numero 2, 3 e 4, così completiamo anche questo giro. Bene, quarto giro completato, punto bassissimo nel primo punto alto e poi ci spostiamo nel primo archetto per lavorare il primo angolo del giro numero 5. Se anche il vostro lavoro dovesse imbarcarvi, io sto utilizzando della raffia ed è normale che succeda, anche perché fin dall'inizio non ho fatto la catenella di separazione tra un gruppo e l'altro, perché non volevo il lavoro troppo traforato. Possiamo passare direttamente all'uncinetto numero 5. Catenella, primo angolo, lavoriamo il primo lato. Come notate abbiamo 3 spazi da lavorare piuttosto che 2. Andiamo a lavorare un gruppo di 3 in ciascuno di essi. Ho completato anche il secondo lato, ripetiamo per gli altri 2 lati. Bene, anche il quinto giro è stato completato, lo possiamo andare a chiudere e mi fermerei anche qui perché le dimensioni del fondo borsa realizzato vanno più che bene. Intanto mi sposto con 3 punti bassissimi e con un quarto. Faccio una catenella per ripartire, ma prima vediamo quanto misura il mio fondo. 17 per 17 centimetri. Verrà una borsa bella grande, quindi ci possiamo fermare anche qui. In caso di filato diverso dal mio, perché vi ricordo che potete realizzare questo progetto con qualsiasi filato, tenete in considerazione le misure in centimetri, quindi arrivate anche voi a 17 centimetri per 17. Per un fondo più grande o comunque per arrivare a 17 centimetri con un filato più sottile bisogna andare avanti con i giri, per cui si procede per il giro numero 6,
ripetendo lo stesso schema, aumenti ai 4 angoli più gruppi di 3 nei spazi che ci ritroviamo. Ovviamente adesso sono 4 piuttosto che 3, nel giro successivo saranno 5, saranno 6 e così via. Prima di procedere con il corpo della borsa ci aiutiamo con dei marcapunti, ne occorrono 4, se non li avete utilizzate pure delle forcine per capelli, vanno bene ugualmente, tanto dobbiamo segnare dei punti, poi vedremo a cosa servono. Intanto, se fate più giri o meno giri in base al filato che utilizzate, avete raggiunto 17 cm ma avete un numero di giri differente dal mio, dovete avere comunque un gruppo di 3 punti alti su ciascun lato dispari. Come nel mio caso ne ho 5. Andiamo a segnare il gruppo centrale, lasciando liberi il primo e il secondo gruppo, stessa cosa dall'altra parte. Comunque vado a segnare direttamente il primo punto di 3, stessa cosa farò sul secondo lato, terzo lato e quarto lato, così non avremo problemi e le principianti non avranno alcuna difficoltà ad eseguire il pattern del corpo della borsa. Intanto procediamo con la realizzazione del primo gruppo, quindi l'angolo l'aumento, facciamo i 3 punti alti, le 3 catenelle più 3 punti alti che comunque andremo a lavorare sempre sia per questo giro che per i giri successivi. Adesso vado a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 6 punti alti consecutivi. Quando incontriamo il punto segnato con il marker che ci va a segnalare il terzo gruppo centrale, togliamo il marker, andiamo a fare una diminuzione di 3 punti. Come fare la diminuzione? Si prende il filo, la raffia, si entra nel primo punto, si esce fuori, si riprende la raffia e si chiudono le prime 2 asole sull'uncinetto. Questa operazione la si ripete nei prossimi 2 punti. Prendiamo la raffia, andiamo nel punto successivo, tiriamo fuori e chiudiamo sempre le prime 2 asole, 1 e 2, e ne abbiamo 3. Ripetiamo per l'ultima volta nell'ultimo punto. Prendo il filo, chiudo le prime 2, ok? Quando ho 4 asole sull'uncinetto, riprendo la raffia e semplicemente chiudo tutto. Da 3 punti sono passata ad un solo punto. Il marcapunti non lo mettiamo nella diminuzione sottostante, ma lo mettiamo nel punto alto che precede la diminuzione. Quindi qui abbiamo la diminuzione e qui abbiamo il primo punto alto di 6, se vi ricordate, ok? Mi raccomando, questa operazione la ripeteremo sugli altri 3 lati, mi raccomando. Possiamo procedere con il nostro pattern, quindi vado a lavorare il primo punto di 6 in ciascun punto alto sottostante. E 6. Bene, quando incontriamo le 2 catenelle di separazione dell'angolo, ovviamente andremo a ripetere quello che abbiamo fatto prima. Ovviamente il lavoro inizierà ad imbarcarsi perché stiamo costruendo il corpo della borsa, qui è normalissimo. Vado a lavorarmi i miei primi 2 gruppi prima del marker per un totale di 6 punti. Quando incontriamo il marcapunti, intanto lo togliamo e andiamo a fare la diminuzione di punti alti. Prendo il filo, entro e chiudo solo le prime 2.
ripeto nel punto successivo, chiudo le prime 2, ripeto nel punto successivo, chiudo le prime 2. Quando ho 4 asole sull'uncinetto riprendo la rafia e chiudo tutto. Riprendo il marker e andiamo a segnare il punto alto che precede la diminuzione. Intanto continuiamo per gli altri 2 lati che ci rimangono, ripetendo lo stesso lavoro. Sto per completare il giro. Qui, se vi ricordate, ho i punti bassissimi. Andiamo a lavorare normalmente il punto alto, avvolgendo la rafia attorno al punto bassissimo. Non si vedrà nulla, infatti in questa borsa non si vedrà né il punto di avvio né il punto di chiusura, perché fin dal principio ho iniziato il mio lavoro con questo piccolo trucchetto all'uncinetto. Quindi faccio l'ultimo punto alto, chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto e sempre stesso lavoro di prima, mi sposto con punti bassissimi nel primo archetto e intanto facciamo il primo angolo con i 3 punti alti, le 3 catenelle e i 3 punti alti. Lavorato il primo angolo, andiamo a lavorare i punti che ci ritroviamo, nel mio caso sono 8. C'è il nono punto alto che avevamo segnato nel giro precedente. Perché l'ho segnato? Perché proprio da questo punto partiremo con la diminuzione di questo secondo giro. Quindi togliamo un attimo il marcapunti, prendiamo il filo, andiamo a lavorare il punto segnato con il marker facendo un punto alto chiuso a metà. Poi riprendiamo la rafia, andiamo nella diminuzione sottostante e chiudiamo le prime 2 asole, ripetiamo nel punto alto successivo, quindi nel primo di 9, insomma, per intenderci. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, prendiamo la rafia e chiudiamo tutto. Anche in questo caso andremo a segnare il punto alto che precede la diminuzione, perché nel giro successivo, nel terzo, faremo lo stesso lavoro, sia per il terzo giro che per i giri successivi. Quindi dai, ripetiamo lo stesso lavoro di prima, ci lavoriamo gli 8 punti, l'angolo, gli altri 8 punti sul secondo lato, facciamo la diminuzione e insomma stesso procedimento, ripeto, ci vediamo alla fine di questo giro. Terminato il giro numero 2 che riguarda il corpo borsa, possiamo andarlo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, ci spostiamo nei prossimi. Negli angoli ovviamente facciamo sempre lo stesso lavoro. Ormai credo che sia abbastanza chiaro, infatti cercherò di velocizzare un attimino. Poi facciamo un punto alto in ciascun punto sottostante. E quando arriviamo al marcapunti andiamo a fare la diminuzione. Quattro asole, chiudo tutto, metto il marcapunti nel punto alto che precede la diminuzione al solito e
poi posso continuare con la lavorazione dei punti che mi ritrovo e si continua in questo modo. Angolo, un punto alto in ciascun punto, arrivati al marker si fa la diminuzione e si procede anche per questo terzo giro e vedrete di giro in giro che il corpo della vostra borsa diventerà sempre più grande. Infatti io vi consiglio comunque di arrivare a 17 cm di fondo. Credo che a questo punto possiamo continuare anche da soli, perché avete visto super semplice e veloce. Con voi ho lavorato solo 3 giri, continuiamo in questo modo finché non raggiungiamo l'altezza desiderata. Vi dirò tutto nella clip successiva. Amiche ed amici, rieccoci in anticipo. Fino ad ora, o comunque fino al settimo giro, ho fatto una diminuzione andando a lavorare 3 punti alti. Dal giro numero 8, piuttosto che lavorare 3 punti alti, ne lavoreremo 5, quindi bisogna spostare soltanto il marcapunti di 2 punti, ma adesso vi mostro tutto. Quindi sto apportando questa modifica dopo 14 cm di lavorazione. Con tutte queste misure in centimetri che io vi do, potete adattare lo schema se utilizzate un filato diverso dal mio, quindi non avete alcun problema. Quindi disfo la prova che ho fatto e vi mostro tutto. Andremo a fare una diminuzione prendendo non solo i 3 punti centrali, ma anche un punto a destra e un punto a sinistra. Quindi io il marcapunti da ora in poi lo sposterò non nel penultimo punto, ma nel terzultimo, quindi nel penultimo prima della diminuzione. Andrò a fare una diminuzione prendendo il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto punto. Non cambia assolutamente nulla, aggiungiamo 2 punti in più, quindi prendo il filo, chiudo le prime 2, ripeto nel secondo, chiudo le prime 2, nel terzo nonché la diminuzione, quarto e nel quinto punto. Ovviamente non avrò più 4 asole come prima, ma ben 6 perché abbiamo aggiunto 2 punti. Prendo la rafia e chiudo tutto, non cambia assolutamente nulla. Il marcapunti, come vi dicevo prima, non lo metteremo più nel punto che precede la diminuzione, ma ancora prima. Quindi primo punto alto, secondo punto alto, diminuzione. Credo che tutto sia chiaro. Così faremo su tutti gli altri lati. Quindi nel frattempo procedo. Ripetiamo lo stesso lavoro sugli altri lati come vi dicevo prima e nei giri successivi finché non alziamo per un altro po' il corpo della borsa. Bene amiche ed amici, ho completato il giro numero 8 con le indicazioni date prima, quindi diminuzione di 5 punti e adesso ci fermiamo qui con la lavorazione a punto alto. Questi 8 giri corrispondono nel mio caso a 16 cm, quindi anche voi con un filato diverso arriverete a 16. Continuo con il lavoro, quindi faccio una catenella. In queste 3 catenelle di separazione vado a lavorare un punto basso. Passo direttamente al punto alto successivo e lavoro un punto basso. Così farò per tutti i punti che ho al di sotto. Quindi un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Sono arrivata al punto segnato con il marker, il primo di 2, dopo c'è la diminuzione. Tolgo il marker e faccio un punto basso e rimetto il marker. Adesso ho un punto alto, diminuzione, punto alto. Vado a fare una diminuzione dei punti bassi. Entro prendo la rafia, faccio lo stesso nel punto successivo e anche nel terzo. 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto. Da 3 punti sono passata ad un solo punto e continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto alto sottostante finché non arrivo al secondo angolo.
ultimo punto basso nell'ultimo punto alto e concludo con un punto basso nelle 3 catenelle di separazione. Una volta fatto questo possiamo fare una catenella, girare il nostro lavoro, la nostra borsa e fare un'altra riga di ritorno sempre a punto basso. In ciascun punto andrò a lavorare un punto basso. Sono nei 3 punti centrali. Quando facciamo la riga di ritorno e quindi siamo sul rovescio, andremo a lavorare un punto in ciascun punto. Tolgo un attimino il marker e poi lo rimetto sempre nello stesso punto. E termino la riga. Termino la riga lavorando l'ultimo punto basso nell'ultimo punto basso. Si fa la catenella, si gira il lavoro, quindi la bag, e si continua. Insieme abbiamo fatto soltanto 2 righe, facciamo una terza ed ultima riga a punto basso con la diminuzione sul dritto al centro e poi ci rivediamo per continuare. Bene, terminate le 3 righe, questo sarà il risultato. Adesso avvierò una serie di catenelle, ne avvierò 40, i cui centimetri corrisponderanno alla lunghezza del mio manico. Vi ricordo che la lunghezza è personale, se la preferite più lunga o il manico più lungo, in base ai vostri gusti farete molte più catenelle. Per me 40 catenelle vanno più che bene. Il mio manico nel mio caso misura 40 centimetri. Giro quindi il mio lavoro e vado a bloccarmi con un punto bassissimo nel primo o ultimo punto basso. Faccio una catenella di sicurezza e stacco un po' di rafia. Rifinito il bordo superiore della parte davanti o dietro e fatto anche il manico, ripetiamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Io l'ho già fatto. Riprendo la rafia e mi aggancio esattamente qui nelle 3 catenelle dell'angolo, nello stesso punto dove ho iniziato la parte davanti e dietro. Prendo la rafia, me la porto fuori, blocco intanto con una catenella che mi va a sostituire il primo punto basso. Chiuderemo in maniera invisibile così non ci sarà quella maglia antiestetica. Andrò a lavorare un punto basso in ciascuna riga a punto basso, quindi mi inserisco nella riga senza fare troppi calcoli, mi lavoro la coda dietro e faccio il primo punto basso. Lo stesso farò per la riga numero 2 e per la riga numero 3. Mi ritrovo subito dopo le 40 catenelle del manico, andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascuna catenella, però per farlo passo all'uncinetto 4,5. Ultimo punto basso del manico, ho già rifinito con una primissima riga, giro punto basso il mio manico. Procedo per il primo laterale, anche qui vige la stessa regola, per ciascuna riga punto basso farò un punto basso, 1,
un punto basso nelle 3 catenelle di separazione e poi un punto basso in ciascun punto alto sottostante. Qui ho il marcapunti che mi segnalava, insomma, che dovevo fare la diminuzione, però per quanto riguarda i laterali non farò alcuna diminuzione, ma lavorerò semplicemente un punto basso in ciascun punto. Ultimo punto basso sul punto alto, un punto basso nelle 3 catenelle di separazione e da qui riparto lavorando un punto basso in ciascuna riga a punto basso, un punto basso nella catenella dove mi sono agganciata, poi vado a lavorare un punto basso nelle catenelle del manico, quindi 40 punti bassi nel mio caso. Direi che possiamo anche continuare da soli, quindi intanto andiamo a lavorare tutte le catenelle del manico. Quando lavoriamo l'ultima andiamo a fare un punto basso in ciascuna riga, un punto basso nelle 3 catenelle di separazione, si riparte con un punto basso in ciascun punto. Ci vediamo alla fine, così mostro soprattutto alle principianti o a chi vuole realizzare per la prima volta una borsa come chiudere in maniera invisibile, come ripartire per i giri successivi. Ultimo punto basso sul punto alto. Ora qui ho la catenella di inizio giro, chiudiamo in maniera invisibile, entro nel primo punto basso da dietro, prendo l'asola che ho allungato precedentemente, la porto all'interno così, mi inserisco in questa asola che ho appena creato nel cappio, stringiamo un po' ma non troppo perché con la raffia è un po' complicato chiudere in maniera invisibile, ma si può fare, basta non avere i punti troppo stretti. Comunque prendiamo il filo di lavorazione e lo facciamo passare attraverso e ripartiamo sempre con una catenella, lavorate in maniera morbida così tutto sarà molto semplice. Fatto il primo punto, quindi la catenella che a fine del secondo giro diverrà un punto basso, continuiamo il nostro lavoro lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Ora abbiamo tutti i punti bassi, quindi sarà ancora più facile. Come notate io ho continuato col 4,5. Mi ritrovo sui punti del manico, non mi rimane che lavorare semplicemente un punto basso in ciascuno dei 40. Avete visto? Semplice semplice. Continuiamo in questo modo lungo tutto il manico, procediamo sempre a punto basso finché non ci riportiamo sul secondo manico dove faremo lo stesso lavoro, finché poi non completiamo questo secondo giro. Ho fatto alla fine soltanto 2 giri perché questo è ciò che mi rimane della rocca di raffia, fare un altro progetto insieme ad altri piccoli avanzi. Ho già staccato la raffia, mi aiuto con un ago e vado a chiudere in maniera invisibile, quindi mi inserisco nel primo punto basso e formo così l'asola alla catenella iniziale. Vado al centro dell'ultimo, sul rovescio del mio lavoro vado a bloccare per bene la raffia in eccesso, la vado a bloccare tutta.
Una volta chiuso il giro, cosa dobbiamo fare? Un ultimissimo passaggio e poi davvero abbiamo finito. Capovolgiamo la nostra borsa e la mettiamo sul rovescio. Andiamo a pareggiare tutti i punti. Ovviamente abbiamo lo stesso numero di punti sia da una parte che dall'altra parte, quindi questo è il primo laterale. Vado a segnare col marcapunti il terzo punto, subito dopo ho il primo punto del manico, soltanto il terzo va benissimo, con il terzo dall'altra parte. Prendiamo un po' di raffia. Ne prendo un po' anche per fare lo stesso lavoro dall'altra parte sull'altro laterale, quindi ho 2 pezzi di raffia e mi aiuto con un ago. Intanto passo attraverso qualche punto sul retro del mio lavoro. Vado a bloccare con un nodo filo di cucitura, quindi passo attraverso il centro e blocco. Poi vado a cucire tutti questi punti. Passo attraverso la maglia retro del primo punto, lo stesso dall'altra parte. Lascio libere le asole più interne di entrambi i punti e inizio a cucire. Quindi asola più esterna con asola più esterna, asola più esterna con asola più esterna e così via finché non cucio tutto il mio primo lato. Questo tipo di cucitura ci permetterà di avere un pochettino di margine e quindi un po' più di profondità. Blocco gli ultimi 2 punti e poi passo attraverso l'ultimo. Vado a bloccare per bene la mia raffia in eccesso, proprio come ho fatto prima. Taglio via l'eccesso e ripeto lo stesso lavoro dall'altra parte, quindi qui il marcapunti lo posso togliere, mi è servito come linea guida. Vado a segnare gli stessi punti anche dall'altra parte e sigillo anche questo altro laterale. Bene, cuciture laterali effettuate sia da una parte che dall'altra parte, possiamo capovolgere la nostra bag super estiva in raffia. E voilà, risultato della cucitura da una parte ma anche dall'altra parte. Avete visto? È stato super facile e veloce realizzare una grande borsa in raffia, un modello comunque in trend e anche insolito, oserei dire. E voilà, amiche ed amici, anche questa borsa super estiva in raffia è così completa di tutto. Ho anche aggiunto un bottone magnetico direttamente da cucire nella variante oro. Io vi suggerisco di farlo così la bag non rimane aperta ma ben chiusa e anche gli oggetti all'interno sono ben protetti. Come notate l'ho riempita per mostrarvi l'effettiva capienza. È molto capiente, pratica, comoda, insomma super estiva, va bene per tutti i giorni ma anche per andare in spiaggia. Non è necessario andarlo a foderare, anche per questo progetto vi consiglio di giocare con tutte le pochette o i beauty case che avete a disposizione a casa. Io ne ho tante, ad ogni video ultimamente ve lo dico perché è così. Io utilizzo moltissimo in estate sia beauty case che pochette, potete inserire all'interno una rivista, il cruciverba, insomma tutto quello che occorre per andare in spiaggia, anche uno di quei telomare sottili in microfibra all'interno ci va benissimo. Qui ho il mio astuccio, ultimamente lo sto utilizzando per inserire all'interno il cellulare, molto comodo. Insomma un altro bel modello insolito da sfruttare sicuramente quest'estate. Io lo sfrutterò, me la porterò dietro per le mie vacanze estive. Volendo, ve lo ripeto, potreste realizzare il manico un po' più lungo, così date una sorta di slancio alla borsa stessa. Lo sapete, io preferisco avere le borse sotto il braccio, non troppo lunghe, anche perché con il tempo questa raffia cederà, ne sono sicura, l'ho visto sul cappello in raffia realizzato 3 anni fa circa, si è allargato un bel po' e quindi penso che sfruttandola anche per il mare il manico stesso realizzato si allungherà. Poi vi aggiornerò nelle storie di Instagram, anzi se ancora non lo fate seguitemi anche lì per diversi aggiornamenti. È molto molto grande, allora da qui a qui siamo a 46 cm addirittura, abbiamo un'apertura da 30 cm e la bag è alta
30 centimetri da qui, mentre se la misuro da questo punto fino al centro siamo a 38 centimetri. Ve l'ho detto, è abbastanza grande. Secondo me dovreste farla perché avete visto, il pattern è molto facile, molto veloce, io addirittura l'ho realizzata in mezza giornata. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Spero che il progetto di oggi vi sia piaciuto e spero vi sia piaciuta anche la combo accessori. Questo cappello l'ho realizzato prima di quest'estate, praticamente credo in primavera. È un cappello arretato molto in trend che vediamo in quasi tutte ormai le vetrine, sia fisiche che online, che io ho realizzato per la clutch bag Malek, sempre in raffia. Trovate comunque tutti i video tutorial qui sul canale, se vi possono interessare vi lascio i link sotto a questo video. Secondo me, se siete in cerca di una borsa super pratica, comoda e capiente da realizzare anche in raffia stessa come ho fatto io o in Utah, questo progetto, anzi lo schema di questo progetto fa al caso vostro. Lo fate davvero in un attimo, in mezza giornata lo fate, molto facile, veloce, a prova di principiante. Non mi rimane che aspettare tutti i vostri commenti, di aspettare tutte le vostre bag. Mi raccomando, menzionatemi nelle vostre storie o nei vostri post dei vari social, così non mi sfugge nulla. Sono molto curiosa di vedere i vostri progetti realizzati in colorazioni e in filati diversi. Voglio vedere proprio la resa, ve lo dico sempre, e perché è davvero così. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Per non perdertelo, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui social. Grazie per aver scelto Mumi anche quest'oggi. Alla prossima, un bacino a tutti!